Bentrovati a Tutto il bello che c'è, una meditazione che permette di raggiungere una gioiosa consapevolezza senza pensieri. È il Sahaja Yoga, una tecnica messa a punto da una principessa indiana, Srimataji, che ha viaggiato instancabilmente per 40 anni per insegnarla gratuitamente a persone di ogni età, nelle migliaia di conferenze che ha tenuto. Oggi sono tanti i ragazzi che si avvicinano a questa forma di disciplina che dona grande serenità. Lasciamo andare i nostri pensieri, tutto quello che abbiamo fatto durante questa giornata, tutto quello che dobbiamo ancora fare. Iniziamo a prendere confidenza con la nostra energia interiore, come una madre ci guida, ci corregge, ci sostiene. Roma, quartiere San Lorenzo, sera, un gruppo di persone, soprattutto giovani, si riunisce settimanalmente per fare meditazione. Alcuni di loro la fanno quotidianamente, da quando sono nati, ma è un gruppo aperto e sono tante le persone nuove, di ogni età, che si affacciano alla novità e poi in molti rimangono. Ricordiamo che questo non è un movimento meccanico che facciamo, ma che ha un significato molto profondo. Stiamo alzando la nostra Kundalini e con essa la nostra attenzione e poi ci diamo i 7 bandhan, che sono i 7 archi protettivi. La Kundalini, l'energia spirituale più sottile, risiede alla base della colonna vertebrale, nell'osso sacro, e nella maggior parte degli esseri umani si trova in uno stato dormiente. Il risveglio della Kundalini è da sempre l'obiettivo di tutte le scuole di yoga e di molte tradizioni spirituali, perché significa la realizzazione del sé, il raggiungimento della pace, della serenità, della gioia, di uno stato di consapevolezza senza pensieri. Una pratica conosciuta in India e nel mondo orientale da millenni, ma appannaggio di pochi. Il Sahaja Yoga è un metodo semplice per donare la realizzazione del sé alle masse. A crearla Srimataji, che ha dedicato tutta la sua vita a svelare agli uomini l'esistenza di un potere interiore in grado di far evolvere gli esseri umani. You are not this body, you are not this mind, you are not this ego, you are not these thoughts. What you are is the spirit. Noi non siamo questo corpo, non siamo questa mente, non siamo questo ego, non siamo questi condizionamenti. Ciò che noi siamo è lo spirito. Nata in India, in una famiglia illuminata, conobbe e frequentò da piccola l'ashram di Gandhi. La giovane Nirmala studiò medicina a Lahore, come suo padre fu leader del nazionalismo. Sposa di un diplomatico, girò il mondo e, cresciute le figlie, dal 70, continuò a viaggiare instancabilmente, portando il suo messaggio a milioni di persone. È giunto il tempo di conoscere la divinità che è in voi. Gioite di voi stessi e fate in modo che gli altri possano gioire di voi. Esiste un'energia, un potere dentro di noi che una volta risvegliato ci dà conoscenza di noi stessi e del nostro sé. Come risvegliare questa energia lo insegnava Srimataji e oggi continuano a insegnarlo le migliaia di volontari sparsi nel mondo, accostando alla pratica le spiegazioni che tanto servono ad appagare la mente razionale di noi occidentali. La mano sul cuore l'abbiamo messa perché qualunque viaggio inizia con un desiderio che va espresso. Noi qui abbiamo espresso un desiderio importantissimo, che è quello di capire chi siamo. Abbiamo detto madre Kundalini, madre energia, chi siamo veramente? Questa è la grande domanda. La mano sinistra poi si sposta sul fianco, sul collo, sulla fronte e infine sulla testa. Portiamo la mano sul nostro collo nella parte sinistra. Qui è dove risiedono tutti i nostri sensi di colpa. Ma noi siamo lo spirito. Madre Kundalini, io non sono colpevole di nulla. Il senso di colpa di fatto serve solo a non affrontare i problemi, serve solo a nasconderci e peggio ancora, quando gli diamo troppa attenzione, ci porta in una spirale negativa di autocommiseramento, ci mettiamo in paragone con gli altri e diciamo che noi non valiamo niente perché abbiamo questo senso di colpa di qualcosa che in realtà non abbiamo affrontato. Se invece troviamo la forza di arrendere questo senso di colpa, risaliamo a cavallo subito e si pedala, si corre.
La Kundalini passa attraverso i 6 chakra e fuoriesce dalla fontanella posta sopra la testa, ove si unisce con l'energia omnipervadente, portando allo stato di yoga, che significa unione. Proviamo a vedere se fuoriesce qualcosa dalla nostra testa. Una brezza fresca oppure del calore. L'energia materna o Kundalini nella sua ascesa nutre e purifica il corpo sottile, riportandolo in uno stato di buon funzionamento, e i benefici si percepiscono a livello fisico ed emotivo. Di giorno in giorno, anche con a volte molta fatica, sono riuscito a intraprendere questo percorso che è riuscito a far svanire molte cosiddette paranoie, mi passi il termine, che veramente mi stavano asfissiando la vita, mi stavano portando a molte situazioni spiacevoli. E piano piano, con costanza, ovviamente, adesso posso dire che una grande percentuale delle mie giornate posso passarla in serenità, in pace. Certe volte non ci sentiamo capiti, se siamo fuori posto, mentre ho incontrato tantissime persone che mi hanno aiutato a crescere e che mi stanno dando sempre un posto dove tornare, dove poter tornare e sentirmi me stessa. Ho riscoperto la gioia della collettività e sono riuscito a cambiare me stesso, io che ero una persona estremamente timida e introversa. Vedevo che nella vita di tutti i giorni, senza la meditazione, proprio non riuscivo ad andare oltre, non riuscivo a trovare quella serenità e anche quella soddisfazione delle piccole cose. Il nostro messaggio è un messaggio di pace, pace universale. È quello sempre di Sri Mataji, quello che non ci può essere pace nel mondo se non c'è pace dentro ognuno di noi. 3 sono i canali o nadi dove passa l'energia sottile, quello centrale, canale del presente, dell'equilibrio, dell'evoluzione, quello sinistro, blu, il passato, le emozioni, il desiderio. Il canale destro, giallo, è il futuro, l'azione, la razionalità. Quello che facciamo adesso è una tecnica, una delle tante, per scaricare i canali. A volte le serate sono più intense e c'è spazio anche per un ballo.